Allora, cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo un Nintendo Switch comprata dal sito di subito.it, ok? Da una persona alquanto disonesta, devo dire, perché non faccio vedere nessuna informazione per motivi di privacy e questo e quell'altro, sapete come funziona la cosa. Ma in sostanza ho acquistato questa Nintendo Switch come non funzionante, ok? La console non si accende. Questa era la descrizione. Completa di caricatore e dock, ok? Che l'ho già smontata. Perché ho smontato la dock? Perché anche quella non funziona. Non era scritto nella descrizione, non era menzionato, era solo detto che c'era la dock. Ok, ma non che la dock non funzionasse. Non che la scheda della Nintendo Switch aveva già subito lavorazioni, aveva già lui provato a fare qualcosa alla porta USB e aveva distrutto la scheda. Non c'era niente. Quindi proprio un venditore onestissimo. Io sono letteralmente allibito. Se una cosa non funziona, scusate i miei sproloqui interiori, se una cosa non funziona, non vuol dire che devi scrivere solo non funziona. Se ci hai fatto qualcosa, scrivilo. Che paura c'è di dire che hai provato a sostituire la porta HDMI, sì, la porta USB, e hai rovinato la scheda? Che problema c'è? Almeno uno sa che cosa aspettarsi, no? Almeno uno decide se il prezzo che hai messo di vendita va bene oppure no. Io rimango sempre più sconcertato da queste persone qui. Ormai... E poi ho scritto parecchio incazzato al venditore di questa cosa. La doc non funziona, la scheda è stata rilavorata e non era stata menzionata. Ma io ho scritto che non funziona, tu non mi hai chiesto niente. Che io non ti abbia chiesto niente non vuol dire che tu devi nascondermi certi particolari, perché questi sono particolari importanti, non sono piccoli particolari del tipo ah c'è una piccola crepa sulla scocca, di quella cosa non me ne può fregare di meno, perché a quel punto l'avrei vista sulle foto. Ma una cosa di questo genere che non è menzionata né in foto né in descrizione è una cosa parecchio grave. Io qua potrei addirittura avermi trovato la scheda senza processore, senza NAND, senza altre cose, capito? Anche senza la batteria interna. Io cosa ne so io che cosa hai combinato tu? Non mi piacciono queste vendite qua, non mi piacciono assolutamente, però oh, ormai ce l'abbiamo qua. E cosa devo dire? Proviamo a riparare tutto. Che dite? Allora, la dock non posso ripararla perché mi manca un chip, quindi lo devo ordinare. Farò un secondo video riguardo a questa e ne ho anche un'altra dock da riparare con lo stesso identico problema. Quindi, vabbè. E dopo cos'altro? Nell'ultimo video avevo fatto anche vedere, no nell'ultimo, in un video precedente avevo fatto vedere anche la differenza fra i due flussanti. Oggi mi è arrivato una siringa, ok, del mio flussante, quello vecchio. Vedete la differenza? Questo è giallo, questo è trasparente. Eh, questo lavora bene, questo no. Infatti, nel giro di una giornata era piena fino a qua. In una giornata ho consumato tutto questo flussante qua perché? Perché non funziona. E dovevo utilizzarne decisamente di più. Comunque, se non avete visto quel video, andatevelo a rivedere, che così capite bene anche la differenza fra le cose. In più, cos'altro devo dire su questa vendita qua? Il caricatore, che viva Dio non si sa come funziona, aveva, non lo so, una sorta di, vedete, una sorta di plastica, un qualcosa di duro all'interno che impediva ehm, il montaggio corretto sulla porta USB. Non che importasse la cosa perché la porta USB era completamente distrutta sulla scheda. Però questo venditore qui praticamente cosa ha fatto? Ha venduto tutto scaltramente, ok, dicendo ah la console non funziona e c'è anche questo e c'è anche quello, però le altre due cose non mi ha detto che non funzionavano, se no non avrei preso un beato niente, o avrei preso decisamente a prezzo inferiore. Ecco, venditori furbetti. Eh, cosa devo dire? Se vendete qualcosa, fate una descrizione approfondita, anche se le cose non funzionano, specialmente se le cose non funzionano. Avete rovinato qualcosa, ditelo. Perché bisogna ignorare queste cose qua? Che poi fa saltare i nervi alla gente. È inutile, è completamente inutile. Poi
si domandano perché hanno recensioni negative o questo o quell'altro. Beh, chiaro, non sei stato onesto e me potevi chiedere prima. Io ho tutto il diritto di chiedere e di non chiedere. Se a me sta bene la descrizione che hai fatto, io compro per la descrizione le foto che hai fatto. Non devo per forza necessariamente domandarti vita, morte e miracoli di quella console. Magari tu mi rispondi, ah, non lo so che cos'ha. E a quel punto, perché l'ho presa da un negozio, non so che cos'ha, non ci ho messo le mani. E a quel punto, cosa devo fare io? Crederti? No, non ti credo, no. Va bene. Sono stati 5 minuti di sbollore. Allora, andiamo a vedere la situazione. Voi l'avrete sicuramente già vista dalla thumbnail del video. Io anch'io l'ho vista, però andiamo a vedere più approfonditamente. Liberiamoci del superfluo. Stavo smontando anche una PS4 che ha problemi di wifi e mi sono accorto che anche qui non ho i pezzi di ricambio, quindi anche lì riparazione in sospeso. Devo ordinare il pezzo e poi no, forse l'ho già ordinato, sì, l'ho già ordinato, e poi quando arriverà farò anche quel video lì. Comunque, allora, questa è una batteria di scorta mia, e ho già provato anche a collegare la console, la batteria alla scheda della console, e fortunatamente la console si accende e funziona, ok? Per grazia divina. Ma il problema alla fine poi sta tutto qua. Accendiamo, andiamo al microscopio, andiamo sotto al microscopio. Allora, anzitutto vediamo tracce di flussante, eccetera. È possibile che sia stato cambiato anche questo perché le saldature non mi sembrano quelle originali. Ok, si vede il flussante sporco. E dopo cos'altro ho notato? Ho notato anche questa cosa qua, ok? Che qualcuno, come vedete, è passato anche di qui e per qualche strano motivo ha mezzo bruciato il connettore, che fortunatamente funziona ancora, la ventola funziona ancora, ma qui manca il diodo di protezione per la ventola. Non è una cattiva cosa che manchi, perché in questo modo la ventola continuerà sempre ad andare, non è un problema. Però il fatto è che comunque hanno rischiato di bruciare anche il connettore dell'LCD, ok? Chiaramente questo tutto senza menzionarlo, no? Come ho detto prima. Ed è questo che mi fa imbestialire. Ditele le cose, ditele le cose. Comunque, come vedete qui ha già provato a fare qualche riparazione, ok? Si vede chiarissimamente che le piste sono danneggiate e che ha bisogno di una seria riparazione. Quindi facciamo vedere al mondo che di questi venditori, tra virgolette, onesti, ne abbiamo le scatole piene e ripariamo questa console, così rendiamo una persona realmente felice di acquistare queste console. Bene, procediamo.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Allora. Niente, nel senso di... Ho ritolto di nuovo la porta perché c'era qualcosa di strano. E c'è un cortocircuito. Aspettate un attimo, ve lo faccio vedere. Qui. Allora, su questo pad qui, ok, su questo test pad c'è un cortocircuito. Andando a verificare un po' dove va questa traccia qui, indovinate un po' dove va? Va qua dentro. Esattamente, se non ricordo male, qui, su questo punto qua, va dentro qua. Però l'M92 non mi mostra nessun cortocircuito in giro. Quindi sono un po' così. È l'unica cosa a cui sono collegati questi pad qua. Tanto che ho pensato magari è finito dello stagno
delle saldature non sono state fatte bene, magari erano ponticellate qua sotto, eccetera. Allora ho preferito comunque togliere la porta e verificare, ma questo testpad qua lo stesso mi dava problemi, quindi sono andato a cercare appunto la causa. La causa sembrerebbe essere questa, questo bel cipettino qua come al solito. Ok, quindi andiamo a cambiare questo chip qua in più. Ok, oltre alla porta c'è anche questa cosa qui e andiamo a verificare che cosa succede. Ok, il chip è stato tolto, andiamo subito a verificare qui, tanto la scheda anche se è calda non ha importanza in questo caso perché il chip eh, era l'unica cosa a cui si collegava, di conseguenza in resistenza con il bip non dovrebbe più suonare. Ok, infatti circuito aperto. Ok, quindi era l'M92. Va bene, andiamo a prenderne uno nuovo e lo andiamo a sostituire. Ok, ecco qua il ricambio. Andiamo a verificare questo chip, vediamo se ha qualche problema, anche questo, oppure se è tutto regolare. Ok, andiamo il test pad. No, 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 perfetto. Quindi questo chip tecnicamente è buono, comunque lo andremo a scoprire quando sarà installato, se mi dice la verità oppure no, se anche lui mente e si nasconde dietro alle menzogne. Ok, il chip è tolto. Per facilitarci il lavoro andiamo a mettere stagno normalissimo al piombo, così abbassiamo la temperatura di lavoro generale, piuttosto che usare, mettiamo 800 gradi, ne possiamo utilizzare la metà, quindi senza andare a distruggere altri componenti a causa del troppo calore. Vedete cosa fa un buon flussante? Altro che quella schifezza che avevo comprato. Questo lavora bene, questo lavora bene. Allora, qua al centro ne ho decisamente messo un po' troppo, quindi piano piano lo toglierò, continuando a pulire. Ok, magari usiamo un po' di treccia. Ecco fatto. E tra l'altro ne basta anche pochissimo per fare il lavoro.
Molto bene. Andiamo a mettere il chip. Ok, è in posizione. Spingiamo giù il chip. Molto bene. Fantastico. Così adesso è bello sicuro che sia collegato. Togliamo via gli eccessi. Perfetto. Ok. Andiamo a verificare su questo test pad di nuovo. No. Perfetto. Vediamo in diodo cosa mi dà, che valore mi dà. Mi dà 0,38 e va benissimo. 0,39 questo, ma adesso è perché il chip è ancora caldo, la scheda è calda, è tutto caldo, quindi c'è meno valore di resistenza. Ma va bene. Ok, abbiamo risolto questo problema. E adesso andiamo a reinstallare di nuovo la porta che sembrava aver perfettamente fatto adesione sulla scheda senza nessunissimo problema. Quindi vabbè, riscaldiamo la zona, riutilizziamo la stessa porta perché è nuova, non ha problemi. E ci vediamo tra qualche secondo quando ho finito. Ok, la porta è stata risaldata, l'ho appena testata, funziona tutta alla grandissima, quindi adesso andiamo a pulire. Andiamo a dargli una bella spazzolatina, puliamo dai residui di flussante, andiamo a rimettere pasta termica, puliamo dalla polvere se ce n'è, adesso non mi ricordo, non mi pare. E andiamo a fare gli ultimi test. Andiamo a vedere se si collega alla dock. O se ha problemi anche là. Spero di no. Ah, eh sì, avrà sicuramente problemi in dock perché ho visto che mancava anche un filtro. Microscopio. Allora. Ecco qua, sì, gli manca un filtro. Quindi, stessa scheda di prima. Andiamo a prendere uno di questi filtri qua, glielo appiccichiamo sopra e il lavoro dovrebbe essere finito e possiamo testare la console. Mettiamo una goccetta, no, ho detto una goccetta, non una... vabbè, pazienza. Andiamo a prenderlo da quest'altra scheda.
No, torna qui. Ok, adesso che si è attaccato abbassiamo l'aria, così non vola via. Ecco, ho dato una giustatina anche agli altri, giusto per essere sicuro che fossero connessi. Adesso andiamo a fare un test di continuità. Ok, quindi andiamo a vedere se da sopra a sotto sono continui. Ok. Ok, sembra sia tutto in ordine. Ora andiamo con la nostra porta qui, la nostra scheda di test per la porta USB. Andiamo a inserirla. Ok, andiamo a controllare di nuovo, però la continuità fra questi filtri qui, ok, questi punti di filtri qua, e i rispettivi punti qui sulla scheda che sono A2, A3, A10, A11, B2, B3, B10, B11. Quindi andiamo a 2, allora B11 e B10 ci sono, B3 B3 e B2 ci sono, quindi abbiamo questo filtro qui e questo filtro qui, mi mancano questo e questo, non vedete niente. Ok, abbiamo la continuità per questo filtro e per questo filtro, però non abbiamo la continuità per questo filtro e per questo filtro, quindi è probabile che non siano saldati bene, quindi gli diamo una ripassatina con il saldatore. Ok, rivediamo. Continuità di nuovo. Allora, a fila A2 e A3, vediamo.
Ok, a 10 ce l'abbiamo. E a 11 non ce l'abbiamo, e neanche a 2 e a 3. A 2 e a 3 allora dovrebbe essere questi qua in alto sopra, ma nessuno dei due. Ok, li ripassiamo con l'aria calda magari, non lo so, vediamo. Riproviamo. A 2 e a 3 ci siamo, a 10 e a 11 ci siamo, e poi riproviamo B11 e B10, e poi B3 e B2. Perfetto, tutti collegati. Bene, perché senza questi segnali qua non va in dock, ovvero sì, ma non mostra l'immagine, perché questi qua sono i filtri appunto che portano fuori l'immagine alla dock, ok? Per collegarla in televisione. Molto bene. Allora, via il microscopio, banco, questa la scheda di test, sì, la scheda di test, la scheda per i cambi, quindi la mettiamo via. E adesso di nuovo puliamo tutto, quindi bella spruzzata, spruzziamo anche questo, puliamo dal flussante. Avere questa scheda qua è utile anche per capire se la porta, specie in questi casi dove appunto c'è bisogno di ricostruire le tracce, usare quella scheda lì mi fa capire se la scheda, se la porta USB è saldata correttamente, perché prendendo da questo punto fino al punto finale io so che i fili sono collegati bene alla porta USB. È molto utile, la consiglio a tutti quanti quelli che fanno questi lavori, perché in questo modo siete estremamente sicuri che sia un problema sulla porta oppure che sia un problema su altri punti. Ok, molto bene, andiamo a pulire. E andiamo a rimettere la scheda.
Ok, allora, finito tutto, possiamo spegnere il saldatore, possiamo mettere via un po' di cose, così libero lo spazio per il prossimo lavoro. Allora, caricatore originale arrivato insieme con questa console, ok? Adesso che è stato pulito all'interno da quella porcheria, ora ho provato su un'altra Nintendo, funziona egregiamente, quindi perlomeno inseriamo, si è acceso, sta caricando ed ecco qua. La batteria è completamente scarica, quella sua, misura 2 volte e mezzo al posto che 3,7 volt, 3,5 volt. Il minimo credo che sia 3,5 volt perché la console riesca ad accendersi, quindi essendo così bassa per il momento carica lentamente per motivi di sicurezza. Poi passerà a ricarica normale, la console di conseguenza poi si accenderà e una volta accesa passa a ricarica veloce. Allora, di qua funziona, di qua, anche di qua si accende e anche di qua funziona. Vedete le freccette? Vuol dire che la corrente sta entrando. Ok, e come si vede c'è il simbolino della batteria anche girando da questo lato qua. Allora, lasciamo qui in carica quei 10 minuti, un quarto d'ora, giusto che la batteria si riprenda un po', e poi vedrete che la console comincerà ad accendersi da sola e potremo testarla allora in dock. Allora, vedo che è passato a ricarica veloce e infatti fantastico. Ok, abbiamo il 7% di batteria. Allora, wifi l'avevo già collegato prima e infatti internet sì, è tutto collegato. Dopo cos'altro? Allora, proviamo. Sistema qua è aggiornato. Controller e sensori, vediamo. Dispositivi di input, touchscreen. Vediamo se c'ha delle zone morte o se funziona tutto. No, il touch funziona tutto. Adesso andiamo a provare i Joy-Con di test. Non ho collegato? Sì, è collegato. Vediamo questo. Oh wow. La console ha smesso di caricare. Ok, ora ci siamo. Aveva... Ah, eccolo. Ok, ci siamo. Ha avuto un attimo di... Boh, di un qualcosa che non gli piaceva. Ok, allora vediamo tasti del controller, vediamo se li registra tutti. Ok, ci siamo. Ok, vediamo qua, tutto quanto è in carica.
sta caricando tutto quanto, quindi a postissimo. E cos'altro? Il controller, sì. Ok, viene fuori anche wireless, come vedete è a posto, perfetto. Si collega di qua, si sconnette. No, questo è troppo scarico, però vabbè. Ok, va bene, per me va bene. La ventola non è attaccata. Ah, mannaggia, non ne ho attaccato la ventolina. Ok, comunque, vabbè. Andiamo a provarla in dock. Andiamo a provarla in dock velocissimamente, prima che si surriscaldi troppo. Aspettate un attimo che magari... è inutile collegare in dock se la dock non è collegata a niente. Quindi andiamo a ricollegare. Allora, dov'è? Caricatore. Questo è un altro caricatore. È il mio. Ok, adesso che abbiamo fatto, andiamo a verificare. 3, 2, 1. Ci siamo? Devo tenerlo un po' di sbiego. Sì, sì, mi mostra la batteria. Sì, la batteria, mi mostra l'immagine. Quindi, ok, perfetto. Ho la dock io che probabilmente ha qualche problema. Però mostra l'immagine. Sarà sporca di polvere, è qua da tempo immemore. Quindi la ritengo una cosa piuttosto naturale e normale che si riempia di polvere. Giusto per... Andiamo a pulirla un attimino. Andiamo a riprovare. Ok, riproviamo di nuovo. Ok, sì, sì. Polvere, polvere ragazzi. La polvere può fare problemi. Ok, cosa devo dire? 3 ore di lavoro, in sostanza, fra una cosa e l'altra. Spero che il video sia stato utile. Alla fine abbiamo cambiato il chip M92, abbiamo riparato la porta USB, abbiamo riparato anche... abbiamo sistemato i filtri dietro per il chip P13 e quindi niente, ecco qua, la console è a posto, la console è funzionante, l'abbiamo testata, tutto perfetto. Adesso gli rimetterò la ventolina. Se avete bisogno di riparazioni di questo tipo io sono disponibile, potete contattarmi in qualunque modo volete, basta che andate sotto nei link in descrizione. E niente, mettete un like, lasciate un commento se volete, iscrivetevi al canale, solite cose, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.